Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di una nuova telecamera della Sviz. Per chi non conosce questo marchio, io in passato ho già recensito altre due telecamere, devo dire che vanno molto bene, ma la Sviz produce un dispositivo che a me è rimasto nel cuore, che è lo spioncino. Se non conoscete questo dispositivo, alla fine di questo video vi lascio la recensione completa, quindi mi raccomando, andatela a vedere. La telecamera di oggi, il modello è EB8 4G. Che significa 4G? Che è una telecamera che non ha bisogno del wifi, non ha bisogno di una connessione LAN, ma ha bisogno di una SIM dati 4G. Quindi questo la rende molto versatile perché possiamo veramente installarla ovunque, casa al mare, casa in montagna, nel nostro vigneto, nel nostro box, nel nostro garage. L'importante è avere una copertura dati 4G. Un'altra cosa importante di questa telecamera è che ha una batteria da 10.400 mAh, quindi tanta roba, e infatti è dichiarata un'autonomia di circa 210 giorni. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Io già l'ho configurata perché è qualche giorno che la sto testando, e sulla qualità di Sviz c'è veramente poco da dire. Sono telecamere sempre affidabili. Partiamo subito, quindi apriamo la scatola. Le caratteristiche principali le andiamo a leggere direttamente dalla scatola. Finalmente hanno introdotto la porta USB di tipo C. Grande cosa. Abbiamo un pan di 340 gradi, quindi ruota su se stessa di 340 gradi e su e giù di 65 gradi, quindi un tilt di 65 gradi. Visione notturna a colori grazie ai suoi potenti LED, resistente agli agenti atmosferici, compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, audio bidirezionale, quindi possiamo parlare ed ascoltare la persona che si trova di fronte alla telecamera. Abbiamo il rilevamento della presenza umana e la possibilità di attivare degli allarmi. Altre cose importanti, eccola qui, abbiamo la connessione 4G, abbiamo detto una grandissima batteria da 10.400 mAh, qualità 2K. Quindi apriamo subito la scatola. Come ho detto io già l'ho configurata perché la sto testando da diversi giorni. Allora, qui abbiamo il fogliettino che ci indica che tipo di SIM dobbiamo inserire, eccola qui, quindi dobbiamo inserire una micro SIM e non una nano SIM. Poi abbiamo vari libretti delle istruzioni, ma queste non servono perché configurare e utilizzare questa telecamera è veramente semplicissimo. Allora, qui abbiamo la nostra telecamera, veramente massiccia, fatta molto bene. Qui abbiamo questa palla che gira e qui sotto abbiamo lo slot per inserire la micro SD massimo 512 GB, la SIM e anche il tasto di reset. Qui vi faccio vedere come si stacca la piastra, perché questa può essere fissata sia al muro che al soffitto grazie ai suoi buchi, e si infila in questo modo e agendo su questa linguetta possiamo andare a sbloccarla. Poi sempre nella scatola troviamo cavetto per andarla ad alimentare. Naturalmente possiamo utilizzare un qualsiasi alimentatore che utilizziamo per il nostro cellulare, o comunque possiamo anche collegare un pannello solare aggiuntivo che è acquistabile sul sito della Sviz, e quindi questo la rende veramente immortale. Quindi abbiamo detto USB tipo C, USB tipo A. I fisher per fissarla al muro o al soffitto, a seconda. La dima importante per fare appunto i buchi dritti, e questo è l'adattatore per la SIM. Quindi se abbiamo una nano SIM per farla diventare micro SIM. Andando avanti passiamo all'applicazione. Applicazione EZViz è compatibile naturalmente sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple. Basta quindi scaricarla, crearsi un account, cliccare più su applicazione e andare a scansionare il QR code che troviamo qui sulla telecamera, e l'associazione è veramente semplice. Come ho già detto, io già l'ho fatta perché in questi giorni la sto testando. Vi faccio vedere che tramite un cacciavitino possiamo andare ad aprire lo slot qui sotto. Qui abbiamo il tasto di reset, come ho detto, e aprendo questo slot abbiamo la possibilità di inserire la micro SD, come ho detto massimo 512 GB, e la SIM card. Andiamo a richiudere. Qui abbiamo la possibilità di attaccare il cavo per andarla a ricaricare, possiamo anche collegarci un pannello solare, e qui abbiamo il tasto di accensione, quindi vado a premere il tasto, si accende un LED blu. Startup successful. Lei inizia a ruotare. SIM card inserted. Please make sure it is a valid card. Ci dice appunto che la SIM è inserita. Adesso si sta collegando. Connection successful. Perfetto, quindi è connessa. Quando andate ad associare la telecamera, Registration successful. quando andate ad associare la telecamera all'applicazione sentirete comunque una voce guida e quindi non potete sbagliare. Adesso quindi apriamo l'applicazione Sviz, entriamo.
Qui ho tutte le telecamere e andiamo in fondo. Da qui posso subito vedere il livello del segnale, quindi ho 4 tacche su 5, quindi direi un'ottima copertura. Entriamo dentro alla telecamera. Allora, qui naturalmente posso andare a attivare o disattivare l'audio, scattare una foto, far partire la registrazione. Questo è il joystick per muoverla, quindi posso andare a spostare la telecamera e la cosa bella è che il motore è veramente ultra silenzioso. Quindi vedete come posso ruotarla, rimettiamola su di me. Ok, la appoggiamo qui. Quindi dicevamo di qua, ruota di qua, olè. Poi qui sopra ho il livello della batteria, in questi giorni l'ho utilizzata e andiamo a vedere quanto è il livello della batteria. Allora, il livello della batteria è al 98%, quindi veramente la batteria non finirà mai. Allora, andiamo subito a vedere le cose principali. Modalità operativa, io vi consiglio risparmio energetico. La telecamera si attiva e vi invia una notifica quando effettivamente rileva la presenza umana. Quindi rilevamento intelligente, dobbiamo mettere rilevamento della figura umana, quindi questo ci andrà ad evitare i falsi allarmi e Sviz funziona molto bene. Notifica, quando la telecamera rileva un movimento può attivare i LED oppure dare un messaggio. Andiamo avanti, impostazioni audio, questo lasciamo tutto così, impostazioni delle luci appunto è l'indicatore della telecamera, il LED che abbiamo qui se andarlo a spegnere o meno e la cosa molto importante che non ho mai trovato in nessuna telecamera è la posizione del dispositivo. Grazie a questa funzione possiamo andare a geolocalizzare la telecamera, quindi molto molto importante ed è la prima volta che trovo questa funzione nelle telecamere. Altre cose da dire, possiamo andare ad attivare la prova gratuita del cloud oppure appunto inserire la memoria da 512 GB massimo. Qui abbiamo appunto la copertura della rete 4G. Quindi adesso non ci resta che prendere tutto, andarla a installare all'aperto e vediamo come si comporta. Il mio intento è installare la telecamera su questo tubo che deve controllare la porta del garage. Quindi andiamo subito ad installarla, sfilo la staffetta e la vado a fissare con due fascette al tubo. Una e due. Bella stretta, adesso vado ad inserire la telecamera. Ok, installazione completata. La telecamera è alle mie spalle, quindi adesso entriamo subito nel vivo. Quindi da applicazione, impostazioni, notifica, notifica audio, avviso sonoro. Ok, poi notifica luce, accendiamo anche la luce, quindi quando rileva un movimento si deve accendere, ecco, la luce e anche la parte sonora, diciamo, già è partita. Ricevi allarmi dal dispositivo, quindi adesso la telecamera è attiva. Esco, mi affaccio e come possiamo vedere mi ha subito rilevato, molto molto precisa. Adesso andiamo a disattivarla, se no non possiamo andare avanti, quindi disinserito, perfetto. Un'altra funzionalità che voglio provare è la posizione del dispositivo, quindi clicco, posizione dispositivo, localizzazione in corso, mi apre la mappa, sì, mi ha localizzato, quindi molto utile anche questa funzione. Andiamo avanti, voglio anche provare un'altra cosa, impostazioni PTZ, monitoraggio persone. Quando abilito questa, la telecamera, quando mi rileva, mi deve venire dietro. Vediamo se è vero. L'ho attivata e già vedo su di me un rettangolo. Mi vado a fare una bella passeggiata. Vediamo se mi segue. Devo dire di sì. Adesso sono al sole e questo potrebbe comunque dargli fastidio. Il cambio di luce, invece no, devo dire molto molto precisa. Mi sto anche muovendo abbastanza velocemente e lei non perde un colpo. Adesso mi avvicino perché voglio andare a provare anche il tilt, quindi l'inclinazione. Sono praticamente sotto e devo dire che mi ha seguito perfettamente. Mi allontano, faccio il giro da quest'altra parte, lei sempre che non mi perde. Anche qui vado sotto ed eccomi qui.
Bene amici, come abbiamo visto il tracciamento è veramente molto preciso, qualità ottima, le notifiche arrivano sempre puntuali quando vengono attivate, c'è veramente poco da dire perché i dispositivi della Edgeviz funzionano veramente molto bene. Amici, il video termina qui, come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti, sicuramente questa telecamera è consigliata a tutti quelli che devono installare una telecamera dove non c'è una connessione internet, quindi anche in mezzo al bosco. Nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere su Amazon. Al prossimo video, Flavio.